La Fondazione Arezzo Innovazione è la capofila del progetto europeo Femina. Femina è un progetto Interreg 2018-2022 e gli altri partner sono la Camera di Commercio e Industria e Artigianato di Arezzo e Siena e enti e università di vari paesi: Norvegia, Svezia, Spagna, Grecia, Romania, Paesi Bassi. Noi di Arezzo Innovazione, con il partenariato della Camera di Commercio, abbiamo realizzato un docufilm sull'imprenditoria femminile. 8 storie di donne, di imprenditrici, ognuna leader nel suo settore della nostra provincia. Sono eccellenze nell'oro, nella moda, nel tessile, nella produzione vinicola, nella ristorazione, nell'accoglienza. Sono eccellenze nel mondo dell'associazionismo e nel mondo della politica. Sono storie diverse, ma ogni protagonista ha evidenziato che nella loro vita non è mai mancata l'umiltà e la determinazione. 8 storie di donne che si meritano con questo documentario il giusto riconoscimento al loro lavoro. Io mi sono accorta che il ricoprire questi ruoli come donna ha dato un segnale importantissimo a tante altre donne che hanno visto che si può arrivare ad amministrare, non avere potere, ad amministrare, a fare in un ambito ancora troppo maschile e che noi donne abbiamo talmente tante risorse, talmente tanta resilienza che possiamo riuscire a conciliare, anche se oggettivamente con una grandissima fatica, un lavoro impegnativo, ma anche la famiglia e i figli. È un segno di speranza, di coraggio, di forza che mi sento di dare alle donne, perché se vogliamo possiamo. Ci troviamo di fronte a un cambiamento di epoca e questa onda bisogna cavalcarla. Non possiamo subirla. Noi donne spesso siamo sempre un pochino indietro in tutto quello che è il mondo digitale, ma per una questione di struttura sociale, di famiglia, perché abbiamo sempre vari impegni, non abbiamo solo la nostra professione, ma abbiamo anche la famiglia, gli anziani, dobbiamo essere a 360 gradi e spesso rimaniamo indietro, soprattutto le mie generazioni, su alcuni punti, abbiamo dei punti oscuri, perciò era importante dare gli strumenti. Ad esempio le nuove generazioni non hanno questo problema, sono nate col computer in mano, per loro non ci sono misteri, cioè è tutto molto più facile rispetto alle mie generazioni. Perciò fare un percorso digitale per essere al passo, perché ormai corre tutto in rete. Quello che sto facendo oggi, quello che sto seminando oggi, mi auguro appunto che porti a dei frutti importanti proprio per mia figlia, no? Per le nuove generazioni. Il messaggio attraverso gli strumenti che ho a disposizione è quello di creare un'opportunità di formazione di altissimo livello, soprattutto nella direzione appunto dell'alta tecnologia, della digitalizzazione, del mondo dell'ambiente, di tutti quei settori che sono in pieno sviluppo e che verranno fortemente anche sostenuti dai fondi del recovery, per riuscire a dare opportunità di crescita formativa e lavorativa ai giovani ragazzi nel nostro territorio. Quando ero piccola abitavo sono nativa di San Firenze e avevamo un gabinetto di quelli esterni, sa? Una casina così piccola, 5 figlioli, e c'era una bella casa di una mia amica, figlia unica, possedente, e vedevo tutti quei ciliegi di lei, no? Dico, se io un giorno possiedo un ciliegio mi sentirei la più felice del mondo. E avevo quella voglia di avere anch'io, ecco, e questa la storia mi ha spinto molto di
di voler fare, di non stare a aspettare. E oggi più che mai non ci si può improvvisare, quindi io dico sempre prepariamoci, studiamo. Mi piace sempre ricordare come io e mia cognata Roberta siamo state avvantaggiate dal fatto di aver fatto subito nel 95-96 il primo corso regionale per operatori turistici. Fu un corso lungo, ben strutturato, che però ci ha dato le gambe per poter camminare e iniziare un'attività. Quindi ben vengano questi corsi di formazione. Io dico sempre, noi bisogna partire da una passione, ma intorno a questa passione poi costruire delle mura che ti diano la sicurezza di poter arrivare agli obiettivi. I mercati oggi sono sempre più difficili, quindi è bene anche studiare prima, capire se quell'idea che tu hai ha una concorrenza, qual è la concorrenza. Quindi prima di partire comunque strutturarsi, è meglio avviare un'attività con un anno di ritardo o qualche mese di ritardo, però essere strutturati prima di farlo, perché poi non si torna indietro, gli sbagli costano. La Giardini SRL si nasce più di 50 anni fa, è stata creata dalla mia mamma Olga e poi successivamente è entrato in azienda anche il mio babbo. Io sono la seconda generazione, con il mio fratello Alessandro stiamo mandando avanti l'azienda, però è già entrata da qualche anno la terza generazione, perché ci sono i miei figli, Jacopo e Costanza. Per un periodo siamo state anche molto più donne, cioè come numero, no, di addetti, molte donne c'erano. Adesso più o meno siamo in ugual misura, però è un'azienda sì, femminile, diciamo. È un'azienda storica qui del territorio di Arezzo, con uno sguardo al futuro, chiaramente, perché siamo molto attaccati alla tradizione e siamo molto orgogliosi del nostro passato, di questi più di 50 anni di storia, ma chiaramente con un occhio al futuro per cercare di proiettare la nostra azienda in una nuova era, perché comunque il mondo va avanti e la tradizione va bene, ma la tradizione va sempre unita a un'innovazione e cercare di stare al passo con i tempi. Sono arrivata quando già mio marito era 3-4 anni che aveva fondato la Monna Lisa, seguendo il suo sogno di ragazzo, che era quello di un visionario viaggiatore e che comunque voleva fare qualcosa di grande. Non a caso il nome Monna Lisa viene proprio dall'opera d'arte di Leonardo, perché Piero si trovò al Louvre giovanissimo, andava in giro con l'autostop e si fermò a vedere questo ritratto che lo colpì tantissimo, come penso tutte le persone che l'hanno poi visto da vicino. E lì davanti, guardando tutte le persone che dopo tanti secoli ancora continuavano a vedere questo ritratto, quest'opera d'arte di Leonardo, gli venne in mente di tornare a casa e fare qualcosa di grande anche lui. E io credo che quando un giovane ha un sogno vero, un sogno profondo, alla fine riesce sempre a realizzarlo. E Piero è stato fortunato in questo, perché ha realizzato la sua opera d'arte, che è quella di dare lavoro a 300 famiglie direttamente e non so quante in indotto, perché tantissime persone lavorano con noi, non solo i 300 dipendenti diretti. Io sono entrata nell'azienda praticamente quando sono entrata nella famiglia Busatti Sassolini, cioè quando ho sposato mio marito nel 1975, e praticamente già nei primi anni 80 me ne sono occupata a tempo pieno, nonostante 3 figli, nonostante fossi insegnante di lettere. Però a un certo punto mi sono resa conto che questa azienda aveva bisogno di una figura femminile, che prima questa figura era incarnata in mia suocera. Poi mia suocera, purtroppo, essendo anziana, mi ha chiesto di assumere il suo ruolo. Mia suocera, questo è importante, voglio ricordarla perché io a lei devo molto, è rimasta il capo dell'azienda quando aveva neanche 49 anni, cioè in questo senso, perché lei è rimasta vedova con 8 figli, il più grande aveva 23 anni, la più piccola 9, e lei è riuscita dagli anni 60 fino a metà degli anni 70 a traghettare questa azienda, nonostante questa numerosissima famiglia e nonostante non avesse un uomo al suo fianco. Però è stata bravissima
e quando ha cominciato a essere anziana si è raccomandata sia a me che a sua figlia Elena, che tuttora è in azienda e gestisce i negozi di vendita, di prendere il suo ruolo. Cioè, è stata brava perché ha trasmesso a noi quell'entusiasmo e quella capacità imprenditoriale che noi ancora abbastanza giovani non avevamo. Poi questa attività ci è fiorita in mano. Abbiamo iniziato ad aprire dei negozi in franchising e da attività puramente locale, legata alla Tiberina toscana, è diventata sempre più italiana, si è allargata, fino ad arrivare a un buon livello di internazionalizzazione, perché adesso lavoriamo su diversi mercati, non per ultimo la Germania e gli Stati Uniti, che sono i nostri mercati principali. Noi dunque l'anno scorso, quando siamo trovati nella situazione di lockdown, per noi è stato un po' un disastro, come per tutti. Noi avevamo numerose presenze in cantina per degustazioni un po' tutto l'anno e quindi anche le vendite hanno subito un crollo. Quindi ci siamo attivati subito per iniziare l'e-commerce, che era lì nel cassetto, quasi pronto, però c'è stata una spinta a iniziare e devo dire che il mercato americano ha risposto molto bene, perché io credo che gli americani siano fantastici, nel senso che hanno proprio capito le difficoltà che c'erano in Italia in quel momento e ci hanno un po' aiutato con gli acquisti, insomma, e l'e-commerce è stata una cosa per noi importante che ci ha un po' cambiato la situazione in questo periodo. E logicamente noi abbiamo tutto un sistema che ci permette di gestire i social, abbiamo un nostro sito e siamo abbastanza attrezzati. Oltre alla tradizione, perché noi siamo molto legati alla tradizione, abbiamo anche quest'altro polo, diciamo quest'altro polo innovativo della digitalizzazione, che l'abbiamo introdotto anche nella comunicazione con i nostri clienti. Per esempio, ecco, da quando c'è questa nuova generazione, era già stata cominciata da noi, ma i ragazzi la stanno portando avanti, e loro hanno incrementato molto e abbiamo investito molto sull'e-commerce che ci ha dato tanto in questo periodo di pandemia, quando i negozi nostri erano chiusi, e proprio è stato un boom, è stato un gran boom per noi e questo ci fa molto contenti. Inoltre abbiamo investito molto nella digitalizzazione dei social network, per esempio Instagram per quanto riguarda l'Europa e l'America, e per quanto riguarda l'Asia WeChat. Però ad essere sinceri, Instagram è quello che ci ha dato le maggiori soddisfazioni, anche perché abbiamo creato delle collaborazioni con delle food blogger tipo Chiara Maci, tipo Veronica Russa, e con delle chef stellate tipo Silvia Baracchi, che è del Falconieri di Cortona, o la Lindroth, che è una chef stellata lussemburghese. E questo ci ha permesso di avere una grande visibilità a livello mondiale. E con questo e-commerce nuovo un po' il mercato si è ancora più allargato. Noi prima si lavorava, ecco, in Germania, un po' Australia e un po' America. Adesso è un mercato globale, ti arrivano gli ordini dal Cile, ti arrivano gli ordini dal Brasile, arrivano dalla Norvegia, che invece non era mai stata un'ottima cliente assolutamente, e quindi ecco, questa digitalizzazione veramente porta tanto alle aziende, anche le aziende come noi che sono molto legate alla tradizione. Bisogna sempre calarsi in quello che è l'oggi e quindi la digitalizzazione è essenziale, e devo dire negli ultimi anni, gli ultimi anche 2 o 3 anni, è ancora cambia, una continua evoluzione, bisogna essere sempre aggiornati, ma noi anche a livello proprio di hotel, anche a livello di comunicazione con tour operators, con agenzie di viaggio, hai bisogno veramente degli strumenti, ma anche per il semplice check-in, check-out, una volta si faceva a mano, c'era la schedina fatta a mano, ora non lo puoi fare più, e quindi ci sono sempre dei sistemi diversi, hai bisogno di fare ci sono tante azioni, operazioni che sicuramente non si possono fare più a mano, anzi bisogna sempre più essere pronti
e accettare positivamente tutto quello che c'è. Alla mia età ho imparato anche a usare il graphic computer, che pensavo che fosse quasi impossibile, quindi 10-15 anni fa. Piano piano ho imparato alla fine, perché comunque tutto quello che è innovazione a me mi incuriosisce e mi sprona, mi dà lo spunto per comunque dedicarmici, cercare di fare al meglio. È chiaro che il lavoro come era 50 anni fa non si può nemmeno confrontare a quello che è oggi. Cioè, oggi è più importante la comunicazione del prodotto. Noi siamo fortunati perché il prodotto ce l'abbiamo da tanto, è la nostra forza è il prodotto, le cose che sappiamo fare, tutto il nostro know-how, il saper costruire un capo in un certo modo, avere anche le attenzioni per l'infanzia, perché comunque le bambine non sono donne, quindi hanno tutta una serie di bisogni diversi. Però in questo momento io capisco che la comunicazione è proprio la spinta che ci manderà a crescere sempre di più, cioè dobbiamo lavorare su quella. I miei genitori, la mia mamma soprattutto, mi hanno sempre detto di cominciare dal basso, ossia io volevo ovviamente subito andare a vendere, andare alle fiere, e l'ho fatto, però mi mandavano prima a imparare la produzione, perché mi dicevano: se tu vai a vendere un braccialetto e poi te lo vogliono modificare, devi sapere se una cosa si può fare oppure no. Per cui ho cominciato anche guardando la produzione, cercando di capire bene com'era tutto il processo produttivo, e poi chiaramente anche facevo quello che mi piaceva, quindi andavo alle fiere, giravo il mondo e avevo la possibilità di parlare con i clienti e di confrontarmi con realtà diverse anche dalla mia. Quindi è stato un processo naturale, e poi piano piano, entrando dentro in azienda in maniera sempre più forte, e con mio fratello, che è anche lui in azienda con me, però ci siamo immediatamente divisi i compiti. Lui ama seguire la produzione, e quindi mi è venuto naturale chiaramente occuparmi del commerciale, quindi anche mi sono trovata a prendere delle decisioni, a fare delle scelte importanti, quindi in automatico diciamo che ho avuto la possibilità di avere anche un piglio decisionale e rappresentativo dell'azienda. Nella mia professione si può, diciamo così, sfruttare le fragilità del cliente, cosa che il mio cliente lo proteggo da tutti i falsi messaggi, lo guido in un percorso invece professionale, protetto, dove uno fa veramente quello di cui ha bisogno. Penso che la cosa veramente che mi muove è sempre avere dei principi che mi accompagnano professionalmente, che rispetto sempre. Penso che ognuno di noi nella propria professione deve avere dei principi di etica, morale, e per me è fondamentale la correttezza verso il cliente, perché, come dico io sempre alle mie ragazze, sono quelli che poi alla fine ci danno da mangiare, cioè bisogna portare rispetto ai nostri clienti. Mi alzo alle 5 la mattina e chiudo la fabbrica la sera alle 7 e vado avanti così ancora da una vita intera. Non ho mai fatto un giorno di festa e apro sempre la fabbrica io, per partorire 3 giorni poi a lavorare. Ho avuto la fortuna di avere molta salute e anche molta voglia di lavorare, anche quella. Non è che sono qui per vantarmi, dico proprio, sono più bassa di quello che veramente è, capito? Perché tutt'oggi pulisco la fabbrica io, e i bagni ai dipendenti, non c'è nessun problema. Devo dare ancora il buon esempio, non sto mai vestita in fabbrica, sto con la vestaglia, io entro in fabbrica e mi infilo la vestaglia. Senza vestaglia non mi vedono mai nessuno, perché mi piace di camminare insieme ai dipendenti, insieme a loro, e dare il buon esempio. Poi dopo, quando esco, è un altro punto. Dopo non è che mi metto un oggettino a 10 euro, perché non me lo metto, o firmati o niente, ha capito? Però quando sono lì con i dipendenti mi piace di camminare insieme a loro.
ci vuole veramente di poter conciliare al meglio quello che è la famiglia, perché una donna c'ha sempre questo, soprattutto come me, uno chef, la famiglia, quindi gli orari, pranzo, orario cena, vacanze, tutte queste cose sono una cosa un po' da lasciare a volte un pochino da parte. Però d'altronde la persona, l'essere umano ha bisogno di questo e di quello, quindi insomma bisogna essere un po' giocolieri, un po' prestigiatori, un po' usare tanta testa, usare tanto cuore e quindi ci vuole tanta forza e tanta determinazione, ci vuole tanto di tutto, ci vuole veramente, però alla fine la soddisfazione non viene mai meno, insomma. Adesso è un momento molto difficile, però ecco, cerchiamo di rimanere belli attenti anche a quello che succede intorno a noi e quindi a cercare di cambiare passo, di stare, diciamo, al passo con il futuro, perché secondo me se ci fermiamo, se ci arrendiamo o comunque se, come si dice, tiriamo un po' i remi in barca, non possiamo, diciamo, competere poi con tutti con i competitors che vengono da altre parti del mondo e che sono veramente anche molto, molto preparati e molto strutturati, a volte anche più strutturati di noi. Però per fortuna sia, diciamo, perché noi comunque come territorio, come aziende Oraf cerchiamo sempre di rivolgere uno sguardo al futuro, ma con investimenti, con innovazione appunto, e riusciamo ancora in maniera molto forte a trasmettere i valori del Made in Italy nel mondo. Io credo che la cosa oggi più grave è che spesso una donna debba scegliere tra una carriera, una professione e la famiglia, e questo non lo trovo giusto. Penso che ancora c'è molta strada da fare, perché anche a livello di parità, di preparazione, di competenze c'è sempre comunque una differenza tra l'uomo e la donna. E qui ancora ci sono tante cose da fare. Non ci piacciono le caramelle o le ciliegine delle quote rosa, perché per me è una cosa che proprio mi fa sempre abbastanza arrabbiare. Non abbiamo bisogno né di quote rosa né di contentini, abbiamo bisogno di una politica, una società che sappia collocare le donne e aiutarle comunque a crescere i figli e a lavorare. Quindi abbiamo bisogno di queste strutture. Purtroppo oggi non c'è più una rete familiare ovunque che può sostenere una giovane donna in questo cammino anche di aiuto in crescita della famiglia, quindi si ha bisogno proprio che la politica si interroghi e si cominci un pochino a ripensare i modelli. Io penso, quando ero bambina ricordo un'amica di mia mamma che lavorava alla Perugina e c'era un asilo aziendale, quindi abbiamo fatto una involuzione in questo senso, no? Quindi io non vedo molto un'evoluzione rispetto della figura della donna, e non mi piace parlare né di impresa femminile e impresa maschile. L'impresa è impresa, quindi che sia donna che sia uomo sono le capacità di ognuno di andare avanti, quindi vorrei proprio che si smettesse di parlare di queste cose che a noi non piacciono. La digitalizzazione secondo me è fondamentale, nel senso che non possiamo rimanere aggrappati al passato, ma bisogna guardare al futuro e cercare di portare le nostre aziende in un processo di innovazione e di digitalizzazione. Io parlo per me personalmente, come azienda è fondamentale, perché per stare al passo con i tempi, per cercare anche di, come ho detto prima, di essere più avanti rispetto ai nostri competitors, bisogna investire sempre. E in questo momento per rimanere competitivi bisogna chiaramente cercare di dare un passo, un cambio di passo, cercare di innovare i nostri macchinari e i nostri processi produttivi. Secondo me nel mondo dell'oreficeria, più che diciamo i macchinari, è un processo che bisogna digitalizzare, la produzione viene digitalizzata per cercare di avere un controllo fisso su quello che facciamo e cercare di ottimizzare
sia i tempi ma anche gli sprechi, e quindi ecco, per noi come azienda Giordini è stata fondamentale. Abbiamo rinnovato tutto il nostro parco macchinari e ci ha dato la spinta per veramente cercare di creare dei gioielli che hanno un plus rispetto al passato, perché sono più leggeri, sono più performanti, come dico io, perché riusciamo a comunque a coniugare l'innovazione, quindi la tecnologia, con quel tocco di artigianalità che è necessario soprattutto nella gioielleria per portare avanti il Made in Italy nel mondo. Questo è stato veramente fondamentale per la mia azienda, ma in Confindustria già da un po' abbiamo iniziato a parlare di digitalizzazione, di innovazione, perché secondo me è una cultura che va diciamo divulgata, quindi non si tratta di fare un seminario e dire sì, c'è questa opportunità. Bisogna cominciare a cambiare la cultura degli imprenditori, e noi in Confindustria l'abbiamo fatto già da tanto tempo. Per tanti mesi abbiamo organizzato, li chiamavamo dei giovedì digitali, quindi dove si parlava ogni giovedì di innovazione, e questo è stato fondamentale perché l'imprenditore capisse l'importanza ma anche l'opportunità che questi processi innovativi davano alle loro aziende. Se io dovessi consigliare ai miei ragazzi cosa faranno, prima di tutto accelerare sulla digitalizzazione, sicuramente, però non scordarsi mai del lato umano e della tradizione. La tradizione è tutto, secondo me via. Un altro motto che diciamo in famiglia o in azienda è questo, che la nostra azienda è come un cipresso, che ha le radici nella tradizione, ha le radici sottoterra ed è puntato verso il futuro. Quindi guardiamo sicuramente verso il futuro, però non dimentichiamoci del passato. E poi un'altra cosa importante è che ogni tanto, ma lo dico per me, lo dico per i giovani, mettere un punto interrogativo in fondo ad ogni asserzione. Questo è importante, non dare tutto per scontato, bisogna avere anche l'umiltà di capire se siamo nel giusto o no. Una giornata piena, più quando vado a letto la sera mi faccio l'esame di coscienza e dico dove ho sbagliato, dove potevo dare di più, come posso comportare, non va bene questo, non va bene quest'altro, e mi do anche il voto, ha capito? E lo voglio dare anche ai miei nipoti, ogni tanto dico il voto è basso perché no, qui potevi dare di più, qui non ti sei comportato bene, insomma via via cerco di criticarli per farli crescere, perché non è facile. So che è un po' retorica, ma di credere in se stessa, perché ci vuole tanta tenacia, ci vuole tanta pazienza, tanta umiltà, perché bisogna essere umili, almeno questa è la mia visione, però tanta tenacia, di non arrendersi, anche di fronte a qualche porta chiusa poi si può arrivare. Però non bisogna fermarsi al primo ostacolo, cioè di resistere e andare avanti, però questo succede solo quando ti hai veramente un sogno a cui credere, un obiettivo. Se non hai un sogno, un obiettivo, ti distrai lungo questo percorso, invece devi credere in quello che fai e soprattutto devi amare quello che fai. Ci tengo particolarmente a ringraziare il Presidente per questa opportunità, perché partecipare al progetto Femina mi dà la possibilità di parlare a tante giovani donne, alle quali voglio dire che devono credere in se stesse, che hanno una capacità interiore che magari ancora non conoscono, ma che avranno l'opportunità di scoprire e che permetteranno ad ognuna di loro, se lo vorranno, di costruire il proprio futuro. Non abbiate paura del mondo esterno, non abbiate paura di raggiungere i vostri sogni, i vostri obiettivi, non abbiate paura di mettervi obiettivi troppo ambiziosi, perché proprio la resilienza tipica delle donne, la forza di volontà, il senso di sacrificio che solo le donne hanno già nel mettendo al mondo i propri figli, possono trovare in se stesse per riuscire a raggiungere quello in cui credono. Quello però che è fondamentale è che le donne sappiano che possono fare tanto, che non si devono tarpare le ali
e le prime a credere loro stessi devono essere proprio loro. Quindi se ognuno di noi, se come donne crediamo nella nostra persona, nelle nostre capacità, nel nostro animo e ci rispettiamo per quello che siamo e non aspettiamo magari di essere riconosciute dal mondo esterno, abbiamo la possibilità di avere una fiducia in noi che ci permetterà di raggiungere traguardi personali, lavorativi, sociali indescrivibili. Quindi credete in voi e in bocca al lupo per il vostro futuro. Gracias a todos los colaboradores de STEM Talent Girl. STEM Talent Girl es un programa absolutamente colaborativo, un marco de colaboración público-privada en el que todos suman y todos están absolutamente apasionados por la misión y por la visión y por ayudar a corregir esta brecha de talento en el ámbito de la tecnología y en particular esta brecha de género en el ámbito tecnológico. Bienvenidos a la entrega de los premios STEM Talent Girl Awards, estos galardones de la Fundación ASTI que nacen con el objetivo de reconocer y premiar la excelencia académica y el talento de las mejores estudiantes STEM de secundaria y bachillerato en España, así como promover las vocaciones científico-tecnológicas entre las jóvenes para reducir la brecha de género que se registra en este tipo de estudios. Asimismo, también reconocer y premiar a las compañías que destacan por la excelencia y el impacto de sus programas para la atracción y el desarrollo del talento STEM en la población femenina. La misión, queridas alumnas, de la ciencia y de la ingeniería es hacer más fácil la vida. Ambas las herramientas más prodigiosas para poder mejorar, cambiar y hacer avanzar el mundo. Las profesiones por excelencia para convertir conocimiento científico en progreso social y económico. Hoy hay más conocimiento científico acumulado, más tecnología acumulada que en ningún otro momento de la historia. Y lo que se precisa es compartir y usar el conocimiento adecuado, la tecnología adecuada y con eficiencia en recursos resolver las 3 o 4 grandes cuestiones que tiene planteadas hoy la humanidad. Y para eso sirven las matemáticas, la física, la química, la ingeniería, que fundamentalmente es hacer bien cosas útiles. Pero es que además, y esto es importante que lo tengáis en la cabeza, tecnología es poder. El que diseña, usa, asimila la tecnología, no solamente tiene un retorno apropiado a sus esfuerzos, sino que además, al dominarlo, se hace libre. Y este debate lo he tenido en las Naciones Unidas, en la UNESCO, cuando tratan de conocer aquellos programas más adecuados para la mujer en África, en Asia, en América Latina. Y yo les convenzo, llevarle agua, llevarle energía, pero sobre todo adiestrarlas en tecnología. Voy a acabar. Hoy, este 29 de octubre del 2020, siento que estáis y que sois mujeres de un tiempo y de un espacio privilegiado, pleno de oportunidades. Pero esas oportunidades no os son ajenas. Os requerirán un esfuerzo grande, habitual por otra parte en todo aquello que merece la pena. Habréis de hacer uso no solo de vuestros conocimientos especializados, sino que deberéis desarrollar un talento práctico, hacer uso de la intuición, de la percepción, del discernimiento, adiestraros en la sensibilidad de comunicar y de escuchar. Disponed de un compromiso personal ante la vida y esforzaros en crecer en aquellas dimensiones que preciséis para ser vosotras mismas. Y no renunciéis a nada, no renunciéis a ser madres, que, bueno, es el estadio más admirable y más elevado de la mujer, siempre que ella así lo decida.
Poned vuestro conocimiento al servicio de los demás y al servicio de la sociedad para hacerla más libre y más justa. Un conocimiento en el que la ética ya no puede ser una opción. Pensar que en el momento actual las tecnologías que vais a manejar, la ingeniería, la inteligencia artificial de tercera generación, la nanotecnología, la biotecnología, los nuevos materiales, no solo pueden transformar la naturaleza, sino que también pueden transformar la vida. Cambiad siempre, pero permanecer consecuentes con vosotras mismas, idénticas a vosotras mismas, nada más. Hola, soy Alay y sí, soy una niña tech. Y muchos de vosotros os preguntaréis, ¿y qué es una niña tech? Pues muy sencillo, soy una niña que disfruta y siente curiosidad por las nuevas tecnologías. Soy una nativa digital. Es una pieza que representa a una mujer joven con una actitud de iniciar un camino hacia adelante con seguridad, con fuerza y sobre todo con ilusión. En la parte del cuerpo que está realizada en polímero sintético, nace a raíz de la papiroflexia origami, en la que son una repetición de módulos ensamblados entre sí. Eso representa, al ser la zona del pecho, la zona del corazón, la zona de los sentimientos, la zona de las emociones, cómo se van uniendo todos esos elementos para formar el ser, el cuerpo. Y a su vez, la cabeza, que representa la idea del sol, del fuego, cómo da esa energía para tomar esa iniciativa de avance y de camino. En la parte izquierda, en su ojo, se lo he dejado abierto porque es muy importante en todo proyecto científico tener en cuenta el pasado, tener en cuenta los descubrimientos, las teorías, los avances, lo que se ha demostrado en el camino, porque nos va a servir de referencia y nos va a servir de apoyo para continuar investigando y para poder iniciar un proceso de investigación o de desarrollo. Para mí es una pieza muy, muy especial, porque me recuerda la fuerza y la iniciativa que supone el tomar una decisión para dedicar tu vida y dedicar tu energía y dedicar tu camino a una ilusión, que en este caso pues es la ilusión del proyecto científico o la ilusión del conocimiento.
Vivimos en un mundo apasionante. Estamos viviendo cosas que eran impensables, ¿no? Como es el caso de la pandemia del COVID, que nos obliga a hacer esta celebración de manera digital. Pero este mundo en el que vivimos, más allá de pandemias, es un mundo que está evolucionando muchísimo, un mundo en el que la tecnología ha venido y se queda, ¿no? Va a ser un gran protagonista de la evolución de nosotros como humanos, como personas, en el que esa convivencia humano-tecnología va a hacer que muchas sociedades, que muchas empresas, que muchas organizaciones, que nosotros, cada uno de nosotros como individuos florezcamos, generemos más valor, tengamos un mejor nivel de vida. Entonces, pero la cuestión está en que esta tecnología no se autodesarrolla, no se autogenera. La tecnología la generan las personas, la conviven las personas, la evolucionan las personas. Y por eso STEM Talent Girl es un programa que busca ayudar, empoderar a la siguiente generación de mujeres líderes en tecnología, porque tenemos que desarrollar tecnología, porque la tecnología no la tienen por qué desarrollar terceros, la podemos desarrollar nosotros, podemos nosotros maximizar su valor, pero para eso tenemos que entender su poder, su atractivo, su capacidad desde una edad muy temprana y desarrollarnos en este tipo de materias. Por eso STEM Talent Girl es un proyecto también colaborativo, porque esta no es una causa de una compañía o de una fundación, es una causa de todos. Y lo que hemos querido es generar un proyecto que sea de todos, que todos sintamos su propiedad, que todos sintamos la bonanza de la consecución de nuestros objetivos, que sea un proyecto de muchas organizaciones privadas, pero también de organizaciones públicas trabajando conjunto con una red de mujeres maravillosas que imparten las masterclass, de mentoras, con esas familias y con nuestras jóvenes alumnas o STEM Talent Girls que participan en el programa. Es un lujo poder llevar a cabo este trabajo y es un lujo ver los objetivos que estamos consiguiendo y los resultados que paso a paso, con mucho esfuerzo y con mucha visión y con mucha perseverancia vamos consiguiendo en el camino. Me gusta mucho decir que en la vida o somos parte del problema o somos parte de la solución, y ser parte del problema significa quedarnos en la crítica, quedarnos en lo que otros deberían estar haciendo y no hacen, y ser parte de la solución significa entender que nuestra vida será tanto mejor cuanto más nos involucremos en hacerla mejor. Y eso significa dar un paso al frente, eso significa colaborar, eso significa tener sueños comunes y tener proyectos de ejecución común. Por eso estoy tan contenta de esta primera edición de los STEM Talent Girl Awards, y por eso también os invito a participar en la segunda edición el año que viene. Espero que la podemos celebrar a nivel presencial. Si no es presencial, la haremos digital. No pasa nada. Lo que importa es que pase. Muchísimas gracias. Os mando un abrazo muy fuerte y de nuevo felicidades a los premiados. Gracias.